Mi chiamo Sofia. Ho 22 anni. Vivo in un piccolo paese con mia madre e il mio fratellino. Lavoro in una libreria. Amo il mio lavoro perché amo i libri. Ma un giorno qualcosa è successo, qualcosa di molto diverso. Era una mattina di pioggia. Mi sono svegliata presto. Il cielo era cupo e sentivo il ticchettio della pioggia contro la finestra. Ho controllato il telefono. C'era un messaggio della mia migliore amica, Giulia. Diceva: Sofia, per favore, vieni in aeroporto. Oggi ho bisogno di te. Alle 12, Terminal 3. Non capivo. Perché Giulia mi voleva all'aeroporto? Non diceva altro. Ho provato a chiamarla, ma il suo telefono era spento. Ho guardato l'orologio. Erano già le 10. Avevo solo 2 ore. Mi sono messa i jeans, una giacca rosa e ho preso l'ombrello. Ho detto a mia mamma: Mamma, devo andare all'aeroporto. Giulia ha bisogno di aiuto. Lei mi ha guardata, preoccupata. Stai attenta, Sofia, ha detto. Sono salita sull'autobus. L'aria era fredda, umida, il vetro appannato. L'autobus era pieno di gente. Sono rimasta in piedi tutto il tempo. Guardavo fuori dal finestrino. Il cielo era grigio e in lontananza vedevo gli aerei che decollavano e atterravano. Finalmente sono arrivata all'aeroporto di Fiumicino. Enorme, rumoroso, luci ovunque, annunci in diverse lingue, valigie che scorrevano sulle ruote, persone che correvano, parlavano, si abbracciavano. Ho cercato il Terminal 3. Dopo 10 minuti di cammino l'ho trovato, ma Giulia non c'era. Ho aspettato 10 minuti, 15, poi 20. Ancora nessuna traccia di lei. Sentivo crescere una certa inquietudine. Intanto ho notato una ragazza seduta vicino alla finestra. Aveva una valigia accanto e stava piangendo. Mi sono avvicinata. Stai bene? Gli ho chiesto. Ha alzato lo sguardo, gli occhi rossi. Ho perso il volo. Non so cosa fare. Mi sono seduta accanto a lei. Mi chiamo Sofia. Posso aiutarti? Lei si chiamava Chiara. Era venuta da un'altra città per vedere suo padre, ma era in ritardo e l'aereo era già partito. Gli ho dato una bottiglia d'acqua dalla mia borsa. Abbiamo parlato. Era gentile e ha detto: sei una buona persona, grazie. Pochi istanti dopo il telefono ha squillato. Era Giulia. Ho risposto subito. Sofia, dove sei? Mi ha chiesto. Sono al Terminal 3. Ti sto aspettando. Giulia ha detto: oh no,
intendevo il Terminal 2. Sono qui e ho paura. Per favore, vieni subito. Ho salutato Chiara e sono corsa via. Il cuore mi batteva forte mentre attraversavo i corridoi lucidi dell'aeroporto. Quando sono arrivata al Terminal 2, l'ho vista, seduta per terra. Piangeva. Giulia! Ho gridato. Lei mi ha visto e mi ha abbracciata forte. Sofia, non sapevo chi chiamare. Ho così paura, ha detto. Che è successo? Ho chiesto. Mi ha guardata negli occhi. Credo che qualcuno mi stia seguendo, ha detto. Sono rimasta sorpresa. Chi? Perché? Non lo so, ha risposto. Sull'autobus per l'aeroporto c'era un uomo che mi fissava. Quando sono scesa, è sceso anche lui. Sono corsa dentro per nascondermi. Mi sono guardata intorno. C'era confusione, valigie che rotolavano e voci da ogni parte. Forse è solo la paura che ti fa immaginare, ho detto. No, ha insistito. L'ho visto di nuovo al bar. All'improvviso Giulia ha indicato qualcuno. È lui, ha sussurrato. Mi sono girata. Un uomo vicino all'uscita. Cappello scuro, cappotto lungo marrone. Guardava il cellulare, ma qualcosa nel suo atteggiamento era strano. Le mie mani si sono gelate. Resta qui, le ho detto. Vado io a parlargli. Ma prima che potessi fare un passo, l'uomo ci ha notate e si è allontanato velocemente. Siamo rimaste immobili. Lo abbiamo visto sparire nella foglia. Mi credi adesso? Sussurrò Giulia. Ho annuito. Dopo qualche minuto in silenzio, ho detto: andiamo alla polizia aeroportuale. Siamo andate al punto informazioni. Abbiamo raccontato tutto. Ci hanno ascoltate con attenzione. Non preoccupatevi, ci hanno detto. Controlliamo le telecamere. Un po' più tranquille ci siamo sedute. Giulia ha sorriso tra le lacrime. Sono fortunata ad averti, ha detto. Ma la prossima volta dimmi il terminal giusto, ho risposto, ridendo. Abbiamo riso entrambe, ma dentro di me sentivo che non era finita. Perché quell'uomo la stava seguendo? Era un errore? O c'era qualcosa di più? Ho guardato Giulia. Torniamo a casa, ma dobbiamo fare attenzione. Lei ha annuito. Siamo uscite. La pioggia cadeva ancora, lenta e costante. Ho aperto l'ombrello. Abbiamo preso un taxi. Quando mi sono seduta, ho guardato fuori dal finestrino. E lì, sotto un albero, un uomo con cappello scuro e cappotto lungo ci osservava. Di nuovo. Il taxi si è mosso. La pioggia tamburellava sui vetri. Giulia mi teneva la mano.
è ancora lì. Ho sussurrato. Giulia ha guardato. Lo ha visto anche lei. Pensi che ci seguirà? Ha chiesto. Non lo so, ma non andiamo a casa. Dobbiamo essere furbe. Ho detto all'autista: può portarci al centro commerciale, per favore? Va bene, ha risposto. Ha cambiato strada. Ho guardato lo specchio retrovisore. Una macchina nera ci seguiva. Un brivido mi ha percorso la schiena. Giulia, quella macchina è dietro di noi. Si è voltata. Era lui. Guidava da solo. Perché lo fa? Non lo conosco nemmeno. Siamo arrivati al centro commerciale, grande, luminoso, affollato. Siamo entrati in fretta, tra le voci e i passi, sulla pavimentazione luminosa. L'uomo ha parcheggiato e ci ha seguite. Abbiamo camminato veloce. Siamo entrati in un negozio di scarpe, poi in uno di abbigliamento. Ci segue ancora, ha detto Giulia. Le ho preso la mano. Dobbiamo trovare la sicurezza. Abbiamo visto una guardia. Signore, ci segue un uomo. Aiutaci, per favore. Lui ci ha osservate con serietà. Potete indicarmelo? Abbiamo indicato l'uomo. La guardia si è avvicinata. Perché segue queste ragazze? Lui ha risposto: non le sto seguendo. Lei è mia sorella. Ha detto, indicando Giulia. Lei ha fatto un passo indietro. Cosa? Stai mentendo? Ha gridato. La guardia ha detto: venga con me. L'uomo ha tentato di scappare, ma 2 altre guardie lo hanno fermato. È arrivata la polizia. Ci siamo sedute a un tavolo. Una signora gentile ci ha portato della camomilla. Giulia tremava. Gli ho messo il braccio sulle spalle. La polizia ha fatto domande. Ha controllato le telecamere. Un agente ci ha detto: avete ragione, vi seguiva dall'aeroporto. Perché? Ho chiesto. Hanno trovato sul suo telefono foto di Giulia e anche il suo indirizzo. Ma chi è? Ha chiesto Giulia. Potrebbe essere un investigatore privato, forse qualcuno lo ha pagato per seguirti. No, ha sussurrato. Chi? Ho chiesto. Il mio ex. Ci siamo lasciati il mese scorso. Era molto arrabbiato. Forse è lui, ha detto l'agente. Indagheremo. Giulia ha iniziato a piangere. L'ho abbracciata. Va tutto bene. Ora sei al sicuro. Dopo alcune ore siamo tornate a casa. Fuori pioveva ancora, ma la pioggia sembrava più leggera. Sul taxi Giulia si è addormentata sulla mia spalla. Sembrava serena. A casa la mamma ci ha accolte con un abbraccio. Ho visto al telegiornale. È successo qualcosa all'aeroporto? Abbiamo raccontato tutto. Ci ha strette forte. Siete le mie ragazze coraggiose. Quella notte non riuscivo a dormire. Ripensavo a tutto.
al messaggio, a Chiara, al cappotto marrone. Tante emozioni in un solo giorno. Ma ero fiera di me. Avevo aiutato una sconosciuta. Avevo protetto la mia migliore amica. E avevo trovato il coraggio anche nella paura. Una settimana dopo ero in libreria. L'odore di carta e caffè, i raggi di sole sul bancone. Stavo aiutando un cliente quando ho sentito «Sofia?» Era Chiara, sorridente. «Ti ho trovata. Ti sei ricordata il nome della mia libreria?» Ha annuito. «Volevo ringraziarti ancora. Ora vivo in questa città. Non conosco nessuno. Vuoi essere mia amica?» Ho sorriso. «Sì, mi piacerebbe molto». Quel giorno ho capito una cosa. A volte accadono cose spaventose, ma quando siamo gentili, forti e uniti, le cose belle tornano da noi. Ero andata all'aeroporto per aiutare un'amica e ho trovato molto di più. Il coraggio, una nuova amicizia e la mia forza. Adesso tocca a te. Vuoi usare questa storia per migliorare il tuo italiano in modo incredibile? Ecco come fare. Usa la tecnica dello shadowing. È semplice. Riguarda il video dall'inizio. Metti in pausa dopo ogni frase. Ripeti ad alta voce. Imita la mia voce, il tono, il ritmo, l'emozione. Diventa la mia ombra. Così migliorerai la tua pronuncia e la tua sicurezza parlando italiano. Se ti è piaciuta questa storia, lascia un like e iscriviti per non perdere i prossimi video. Grazie per aver imparato con me. A presto!